Ciao, come state? Benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questi giorni sono entrato un po' in un rabbit hole su Google Tag Manager Server Side che mi ha portato poi a esplorare meglio i concetti relativi a ITP, fingerprinting e così via, no? Quindi tutti questi concetti relativi al tracciamento e diciamo alla gestione della privacy da parte di Safari, che sono super interessanti da questo punto di vista. Ora, non sono ancora pronto per fare magari un video completo in cui vediamo tutto, facciamo un approfondimento su GTM server side, sui tipi di Safari, eccetera, perché ci sto di fatto ancora lavorando, sto leggendo molte risorse, sto ancora tentando di unire bene i puntini. Però questa cosa volevo farvela vedere perché è interessante e riguarda nello specifico, come possiamo vedere dal titolo del video, la durata dei cookie su Safari. Ok? Il discorso che è valido sia per i browser, diciamo, app, ma anche per il browser web Safari su Apple. Credo lo stesso discorso valga anche nell'utilizzo di Safari su altri sistemi operativi, ma diciamo che non è un caso così comune. Ed è interessante perché di fatto una delle modifiche introdotte con la nuova versione di TP su Safari in iOS 26, ma anche nella nuova versione di macOS, è quella relativa alla durata dei cookie degli identificatori di click. Ok? Gli identificatori di click, ovvero i cookie relativi all'FB-CLID, il G-CLID e così via per tutte le applicazioni, vengono di default storati solo per 24 ore sul browser Safari. Ok? Questo è molto importante perché questa limitazione va a cambiare un pochettino quelle che sono le regole del gioco nella gestione dei cookie ed è molto importante tenerne conto. Ho fatto alcuni test su diversi siti, ma vi mostro quest'ultimo test in particolare. I risultati sono un po' simili in tutti gli altri, però fondamentalmente vi mostro questo perché è interessante. Allora, sono atterrato di default su questo sito web praticamente utilizzando un FB-CLID, quindi ho inserito un FB-CLID diciamo random, che nel mio caso è una serie di zeri e di fatto se vado se vado a visualizzare quelli che sono i cookie sul sito web, quindi in questo caso utilizzerò un'estensione di Chrome che mi permette di visualizzare i cookie, vedrò che è presente il cookie FBC che rappresenta l'identificatore del click per quanto riguarda Meta e di fatto l'FB-CLID corrisponde alla sequenza di zeri che io ho inserito. Ok? Stessa cosa fatta anche su Safari, quindi stesso sito, stessa procedura, sono andato sul sito inserendo un FB-CLID composto solo da zeri e di fatto anche qui viene inserito, ora probabilmente forse un po' piccolino, provo a zoomare un po', però viene di fatto inserito un FB-CLID composto esclusivamente da zeri. Ok? Quindi questo cosa significa? Che di fatto tramite questa impostazione Meta è in grado di identificare al click dell'utente, perché quando un utente da Meta fa click su un ads e arriva su un sito, il parametro FBCLID viene in genere valorizzato con un identificatore che identifica appunto il click dell'utente e tramite quell'identificatore siamo in grado di attribuire, o meglio, Meta è in grado di attribuire alla campagna il risultato di una determinata azione che poi noi invieremo nei metodi classici di tracciamento, cioè non andrei a scendere così nel dettaglio. Però la cosa interessante è che se vado a visualizzare il cookie FBC su Chrome, ok, vedo sulla parte di expiration, cioè quanto il cookie effettivamente viene annullato, che in questo caso il cookie scade il 27 febbraio del 2026. Ok? Quindi il 27 febbraio 2026 alle 18:11 questo cookie verrà definitivamente eliminato. È un periodo di tempo tra l'altro abbastanza lungo in questo caso
che ci permette anche magari di identificare una conversione, anche se questa viene più in là nel tempo. Ok, ora io non mi immagino magari che avvenga il 26 febbraio, però comunque mi immagino che magari la prossima settimana, arrivando da un'altra sorgente, presso un'altra campagna, effettivamente possa convertire l'utente e a questo punto Meta è in grado di risalire al fatto che l'utente che aveva fatto click quel giorno su quella campagna effettivamente ha effettuato un'azione di conversione e poi deciderà effettivamente se attribuirsi o meno quella campagna. Se ora andiamo su Safari, ok, e guardiamo lo stesso dato, cioè il momento in cui il cookie verrà effettivamente eliminato, possiamo notare, provo a ridurre un po', niente, dovrete accontentarvi di questa grandezza al massimo, che in realtà il cookie ha come data di scadenza il 30/11/2025. Oggi è il 29/11/2025, ok? Di conseguenza la scadenza del cookie è fissata semplicemente sulle 24 ore successive, praticamente, che è proprio una delle novità introdotte dai TP nelle ultime versioni. Il che questo ci porta a fare alcuni ragionamenti su questa cosa. In primis, in che modo questa cosa impatta effettivamente sui risultati delle campagne, ok? E qui la risposta è abbastanza chiara, cioè se non interveniamo in nessun modo per risolvere, probabilmente quello che rischiamo di ottenere è che in termini di attribuzione sulle campagne potremmo avere dati meno precisi, ok? Perché se un cookie dura 24 ore, praticamente il dato che otteniamo sulle campagne è una conversione last click, o comunque dobbiamo sperare che nelle 24 ore successive l'utente converta. Se converte dopo 3 giorni, probabilmente l'FBC non è più presente e con buone probabilità quell'utente non verrà più intercettato dalla piattaforma, ecco, o comunque la piattaforma non sarà sicura al 100% che quell'utente è arrivato giorno X da una determinata campagna e da uno specifico click. Quindi questa chiaramente è una limitazione molto alta all'attribuzione. Potrebbe interessarci pure il giusto, però è chiaro che nel momento in cui facciamo questi ragionamenti dobbiamo mettere in conto che con un setting del genere in questo momento potremmo avere questa problematica, ok? Quindi è presente e la dobbiamo considerare. Quindi chiarito questo primo aspetto e spero di aver risposto a questa prima domanda, probabilmente un'altra cosa che sicuramente dobbiamo chiederci è, ok, abbiamo questo problema, cosa possiamo fare per risolverlo? Di fatto, Tape ha provato a proporre alcune soluzioni, però secondo me alla fine della fiera è proprio un rincorrersi continuamente. Però, tutto sommato, Tape ha lavorato ad esempio sul cookie extender, ha lavorato su alcune attività soprattutto lato server più che altro che possiamo mettere in campo per risolvere questa problematica ed è quello che un po' sto esplorando, non tanto in termini di setting, perché molte delle attività in realtà che sono consigliate le faccio già sulla maggior parte dei clienti, però in genere mi piace capire come funzionano le cose sotto, ok? Nello specifico smontarle pezzo per pezzo. E quindi in realtà il lavoro che sto facendo in quest'ultimo periodo è proprio quello di cercare di capire, ok, è effettivamente una soluzione? Questa cosa può essere fatta in modi diversi, che magari non sono ideali, però possono essere metodi comunque funzionali. E per fare queste cose inevitabilmente devo comprendere un pochettino molto meglio i meccanismi di tutto, non che sia eccessivamente complesso, però ci sono ancora alcuni punti su cui magari si lavora molto sul sentito dire, ci sono alcune informazioni contrastanti e così via. Ad esempio, c'è un bellissimo articolo su cui magari ne parliamo in un prossimo video che parla della rimozione degli identificatori dagli URL, che è una cosa che effettivamente avviene con alcune versioni di iOS e che anche questa è una cosa che ho testato in questi giorni, ma avviene solo in alcune specifiche
condizioni. È vero che è estesa non solo alla privacy mode, ma anche ad altre modalità, però i casi in cui avviene sono, boh, sono abbastanza, diciamo, ehm, sporadici, ecco, però magari ne parliamo di questo in un altro video. Ora il mio intento con questo video era solo dimostrare questa problematica perché secondo me è interessante e ci porta a fare alcune riflessioni aggiuntive. Ok? Magari in un prossimo video proviamo a vedere alcune, a mettere in campo alcune delle soluzioni cost type che purtroppo passano per forza di cose dall'utilizzo di setting server side, quindi questo dobbiamo dircelo, però in realtà sono interessanti e vedremo come utilizzarli. Bene, con questo è tutto, ci vediamo in un prossimo video.